Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul canale. Allora, oggi ci soffermiamo a riflettere sui verbi causativi che abbiamo cominciato a vedere la settimana scorsa. Brevemente, molto brevemente, i verbi causativi sono fare e lasciare, seguiti da un altro verbo all'infinito. Prima di affrontare la lezione di oggi, io vi consiglio vivamente, se ancora non l'avete fatto, di guardare la lezione introduttiva che ho pubblicato la settimana scorsa. Vi lascerò il link a quel video nella descrizione del video qui sotto, perché in quella lezione spiego dei concetti che saranno estremamente utili nella lezione di oggi e che non spiegherò di nuovo perché li abbiamo affrontati la settimana scorsa. Concetti come ad esempio che significa soggetto grammaticale, che significa soggetto logico, eccetera. Allora, oggi vorrei strutturare la lezione quasi come una sessione di domande e di risposte, perché nel video precedente vi ho chiesto di lasciare domande nei commenti e quindi oggi vediamo un po' quali sono i vostri dubbi su questo argomento e cerchiamo insieme di dissiparli. Dissipare un dubbio o più comunemente togliere un dubbio. Quindi oggi ce li togliamo. Prima di iniziare facciamo un attimo mente locale sui significati di queste due strutture. Quindi abbiamo detto che fare più infinito, in base al contesto e a ciò che vogliamo dire, può assumere due significati, un significato di obbligo e un significato di permesso. Quindi può significare obbligare oppure permettere. Invece, lasciare più infinito assume solamente un significato, che è quello di permettere. Sotto questo punto di vista, lasciare più infinito è più semplice di fare più infinito. Quindi vediamo la prima domanda che ho proprio qui. Mia madre non mi lascia uscire il sabato sera. Mia madre non mi fa uscire il sabato sera. Queste frasi sono uguali? Queste frasi hanno lo stesso significato perché in questo caso c'è in entrambe le frasi il significato di permettere o non permettere in questo caso, perché sono due frasi negative. Quindi mia madre non mi fa uscire il sabato sera significa mia madre non mi lascia uscire il sabato sera, che significa mia madre non mi permette di uscire il sabato sera. Quindi in questo caso fare più infinito e lasciare più infinito si equivalgono, no? Perché in questo caso fare più infinito ha il significato di permettere, che è l'unico significato che ha la struttura lasciare più infinito. Passiamo alla domanda successiva. Quindi l'uso di fare implica obbligare quando la frase è positiva e permettere quando è negativa, come negli esempi? O è sempre ambiguo e dipende dal contesto? In realtà non è così ambiguo come potrebbe sembrare, ma questo lo vediamo dopo. Adesso affrontiamo la questione del significato che cambia se la frase è negativa oppure no. Nel video precedente ho fatto degli esempi e non c'erano, guarda caso, frasi negative. Però in realtà se vogliamo pensare a una frase negativa con il verbo fare che abbia un significato di obbligo, lo possiamo fare, è possibile. Per esempio, ho due esempi da farvi. Esempio numero 1. Non voglio farti fare qualcosa che non vuoi fare. Questa è una frase negativa e significa non voglio obbligarti a fare qualcosa che non vuoi fare. Il secondo esempio è non preoccuparti, non ti farò guardare quel film un'altra volta. Ho capito che non ti piace. Non ti obbligherò a guardare quel film un'altra volta. Quindi in questo caso sono due frasi negative. Magari non sono usate così frequentemente, però non possiamo dire
che non si possano fare delle frasi negative con il verbo fare, con il significato di obbligare. Va bene? Poi, per riprendere il senso di ambiguità del contesto, c'è questo commento che possiamo leggere insieme. Se analizziamo bene, entrambi i significati del verbo fare si possono applicare, cioè nel primo esempio la frase può dare a intendere il significato di obbligare il figlio a uscire e altrettanto nella seconda frase la madre può dare il permesso alla figlia di mangiare. Rimane difficile capire quale significato sia davvero inteso. Allora, diciamo che in realtà non c'è ambiguità nei primi due esempi. Rivediamo un attimo quali sono i due esempi a cui il commento si riferisce. Il primo esempio era: la madre di Gigi non lo fa uscire la sera se il giorno dopo c'è scuola. In questa frase non c'è il significato di obbligare il figlio a uscire, perché è una frase negativa e quindi l'azione è contraria. La madre non dà il permesso al figlio di uscire. E per quanto riguarda invece l'altro esempio, Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia, qui c'è solo il significato di obbligo, perché si parte dal presupposto che sia difficile far mangiare le verdure ai bambini. Quindi non c'è ambiguità qui. Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia trasmette solo un significato di obbligo. Non c'è la possibilità di poter interpretare questa frase come un permesso. Potrebbe essere così se al posto delle verdure noi mettessimo le caramelle. Allora, se io dicessi Laura ha fatto mangiare le caramelle a sua figlia, allora qui potrei essere d'accordo con il fatto che ci potrebbe essere il significato di permesso. Quindi Laura ha permesso a sua figlia di mangiare le caramelle. Diciamo che il concetto di obbligo diventa chiaro se riflettiamo su questo punto. Il soggetto grammaticale obbliga il soggetto logico a fare qualcosa di conveniente per il soggetto grammaticale, ma sconveniente per il soggetto logico, cioè per chi veramente effettua l'azione. Quindi l'azione diventa conveniente per chi la ordina e sconveniente per chi la fa. Per esempio, il direttore fa lavorare i suoi dipendenti anche di domenica. Qui c'è un obbligo. Per tornare all'esempio delle verdure, mangiare le verdure può essere sconveniente per chi le mangia, se le verdure non piacciono, ma conveniente per chi le fa mangiare. In questo caso la madre, perché le verdure fanno bene, quindi sua figlia deve mangiare le verdure. Adesso noi stiamo un po' forse entrando tanto nel dettaglio della teoria, però poi vedrete che nel momento in cui vi abituate a vedere, a sentire queste frasi, tutto questo meccanismo diventa molto più semplice. Io mi fermo qui per oggi. Spero che questa seconda parte vi sia utile. Ovviamente, se avete altre domande o altri dubbi, la sezione dei commenti è a vostra disposizione e possiamo fare una terza parte per parlare anche dell'uso dei pronomi. Quale pronome usare con queste due strutture, diretto o indiretto? Perché ho visto qualche domanda e potrebbe essere interessante vedere insieme questo punto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa lezione e vi do appuntamento al prossimo video. A presto, ciao!